non si raccontano le solite storie. Qui si dà voce a quelle dimenticate. Oggi ti racconto La Sirenetta, la storia che è stata addolcita. Quando pensiamo alla Sirenetta, pensiamo a una favola, a una storia d'amore, a una ragazza con un nome. Ma nella storia originale, scritta da Hans Christian Andersen nel 1837, la Sirenetta non ha un nome. Non si chiama Ariel, non si chiama in nessun modo. È semplicemente la figlia più giovane del re del mare. Già questo ci dice qualcosa. La Sirenetta non è un personaggio romantico, è una figura, un simbolo. Non ha un nome perché non rappresenta una persona, rappresenta una condizione, il desiderio di non scomparire. La Sirenetta non sogna un principe, sogna di non dissolversi. Nel fondo del mare le sirene vivono a lungo. Il loro corpo resiste al tempo, ma quando muoiono non resta nulla di loro. Diventano schiuma. Per lei questa fine è peggiore della morte. Gli esseri umani vivono di meno, ma lasciano traccia di loro. Hanno un'anima, qualcosa che continua. La Sirenetta vuole questo, non amore, ma esistenza. Quando salva il principe dal naufragio non è amore a prima vista, è riconoscimento. Lui respira dopo il pericolo, lei no. Lui può morire e continuare, lei smetterà semplicemente di esistere. Scende negli abissi dove vive la strega del mare. Lì nulla viene regalato, tutto si paga. Il patto è chiaro, avrà le gambe, ma perderà la voce. Non per un tempo, per sempre. La voce non è solo suono, è identità, è memoria, è il modo in cui esisti per gli altri. La Sirenetta lo accetta e quando la voce le viene tolta, il dolore le sale in gola, ma non può gridare. Ogni passo sulla terra è una ferita, come camminare sul vetro rotto. Il dolore non passa, si accumula, ma nessuno lo vede, perché chi non parla non viene ascoltato. Il principe la guarda come si guarda qualcosa di fragile. Le vuole bene, la protegge, ma ama un'altra, una donna che parla, che racconta, che ha un nome. La Sirenetta resta, non chiede, non protesta. Ha già scelto di non avere la voce. Ora non può più tornare indietro. Alla fine le viene data un'ultima possibilità. Può tornare sirena, può riavere la voce, ma solo se uccide l'uomo che ama. Tiene il coltello, guarda il principe e capisce una cosa. Non può tornare quella che era. Non perché ama troppo, ma perché si è già persa. Lascia cadere il coltello, si getta in mare. Il corpo si dissolve, diventa schiuma. Perché questa storia è stata addolcita? Questa è la storia originale, non parla di amore, parla di perdita, di silenzio, di un prezzo che non sempre vale la pena di pagare. Ed è per questo che è stata cambiata. Forse non è stata addolcita per renderla più bella,
per darle un nome, una voce, un lieto fine che nel racconto originale non c'era. Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.